Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo una cosa eccezionale. Qui ho una bella bowl piena di cinghiale di vari tagli che la zia di mia moglie ci ha gentilmente trovato, quindi Maria grazie ancora per questo bellissimo regalo. Dunque, questo qui ieri sera l'ho pulito il cinghiale, l'ho tagliato in pezzi leggermente più piccoli, l'ho messo in questa bowl ricoperto da vino rosso e ci ho messo un po' di odori, ho messo salvia, ho messo sedano, ho messo le carote, qualche bacca di ginepro, rosmarino, la cipolla, ok? No sale, mi raccomando, no sale. L'ho coperto come avete visto dalla pellicola e l'ho messo in frigorifero a riposare per tutta la notte. Ok, adesso andiamo a pulirlo, quindi mi sposto un attimo sull'acquaio, lo lavo e vi faccio vedere qual è il risultato, dopodiché iniziamo non una, non due, ma ben 3 preparazioni diverse. Facciamo un sugo per la pasta classico e 2 secondi in bianco, ok? Però le vedremo in 3 momenti differenti. Lavo questo e ci vediamo tra un secondo. Allora, questo è un pezzo di tutta polpa che appunto ho lavato dalla quella marinatura in cui ha vegetato tutta la notte. Adesso lo puliamo, lo tagliamo al coltello perché ci facciamo il sugo, un ragù di cinghiale. Ok, me lo metto un attimo da parte perché prima voglio fare il soffritto. Vi dico quello che mi servirà. Allora, sedano, carote e cipolla per il soffritto classico, vino rosso, passata di pomodoro, ok, foglie di salvia, bacche di ginepro, peperoncino, aglio. Questo è quello che ci servirà fondamentalmente. Allora, siccome le bacche di ginepro, se uno le trova e accidentalmente le morde, sono terrificanti, io faccio questa maniera di solito, le schiaccio appena perché rilasciano un pochino il profumo e le metto nella padella. Insieme ci metto 2 spicchi d'aglio, 3, quello dipende da quanto vi piaccia a voi, in camicia, ok, e il peperoncino che spezzetto così in 2 semplicemente. Adesso ci metto un pochino d'olio, ecco fatto, e lo metto a scaldare un attimo sul fuoco. Quando l'olio sarà scaldato, i profumi rilasceranno i loro aromi. A questo punto levo tutto, butto via e cominciamo a fare la preparazione con tutto ciò che a questo punto è possibile mangiare tranquillamente. Quindi lo metto un attimo sul fuoco questo. Benissimo. Allora, a questo punto possiamo procedere con il soffritto che andrà appunto aggiunto a quell'olio aromatico che stiamo scaldando. Quindi si pulisce le carote e tutti gli altri ortaggi. Eccoci, allora gli ortaggi li ho puliti tutti. Adesso procedo con il taglio, parto dalla carota, ok, faccio pezzettini piccoli perché comunque dovranno cuocere e non essere predominanti sul discorso della carne. Ok, andiamo avanti facendo tutti i pezzettini appunto piccoli in questa maniera. Stessa cosa per il sedano che ho anche pulito levandoci questi filamenti, ok? Questi qui una volta che uno lo apre, lo taglia, lo pulisce, si levano tutti i vari filamentini. Anche il sedano lo tagliamo come abbiamo fatto così per la carota, stesso discorso, lo facciamo a pezzettini molto piccoli in maniera tale che durante la cottura del soffritto si disfi completamente e non si senta poi dopo in bocca insieme alla carne appunto che ha bisogno di un suo posto d'onore in tutta la preparazione. Allora, levo anche questa carotina. Ok, e per la cipolla facciamo lo stesso. Io qui ho 2 cipolle diverse perché nel kit degli odori mi hanno dato questa qui bianca e questa invece l'ho aggiunta io perché mi piace appunto un po' di più la cipolla rossa, quindi preferisco aggiungere sempre cipolla rossa, o se no gli odori li comprate singoli e ci mettete quello che preferite. Stesso discorso per la cipolla, la tagliamo veramente molto fine.
vi invito ad andare a vedere il mio video in cui diciamo insegno così il tutorial di taglio, vi rimetto qui il collegamento così da capire come fare per tagliare le cipolla e le carote e gli altri ingredienti. Ok, anche la cipolla la facciamo piccolina così, perfetto, e quindi a questo punto procedo con tutto il resto. Ci vediamo tra un minuto. Vi invito, mentre attendete la fine della preparazione, a iscrivervi al canale, mettermi like e come sempre scrivermi i commenti. Allora, il soffritto è tutto tagliato a pezzettini. Nel frattempo l'olio è arrivato a temperatura e ho levato le bacche di cinefro, l'aglio e il peperoncino che avevamo messo prima. Ci metto adesso questo. Come sempre ci metto subito una bella presa di sale e di pepe. Ok, allora mentre il soffritto di noi sta andando avanti, prima mi sono dimenticato di un ingrediente fondamentale per il cinghiale, sono le folle di alloro. Allora, siccome non mi piace che rimangano a giro, magari si disfino anche, poi dopo uno le trova in bocca, non è piacevole, faccio un pacchettino di alloro e salvia, in questo modo, diciamo un mazzetto aromatico come abbiamo fatto per il ragù quello classico, vi rimetto sempre qui il link alla ricetta, e lo lego, si fa un cappio o quello insomma che è un nodino, diciamo, che possa stringere questa parte. Metto esterne le foglie di salvia perché sono più morbide, allora se no si secca subito. Ok, stringo il nodino che abbiamo fatto in questo modo, perfetto, e questo non molla più. Dopodiché facciamo una sorta di salamino aromatico così e lo chiudiamo. Perfetto, questo è il risultato. Allora lo lasciamo un attimo da parte, aspettiamo che il soffritto si appassisca un po' e poi ci aggiungiamo anche il nostro mazzetto aromatico. Passiamo alla pulitura della carne. Allora, come vi dicevo, questa l'ho tenuta a bagno tutta la notte nel vino rosso con degli aromi, tra cui gli odori che abbiamo usato anche per il soffritto, l'alloro, la salvia, insomma il ginepro e quant'altro. Questo è il pezzo della polpa, però va un po' pulito. Vedete, c'è tutto il grasso, soprattutto delle parti che vanno pulite. Quindi niente, bisogna iniziare piano piano, con pazienza, e mettersi qui e pulirle per bene, perché poi queste comunque, anche se le vediamo una lunga cottura, rimarrebbero dure. Ok, con un coltello ben affilato dobbiamo andare, diciamo, sotto pelle e levare in questa maniera tutta questa parte bianca. Ora provo a farlo a favore di camera, guardiamo se si riesce a capirci qualcosa. Praticamente entriamo sotto e andiamo avanti così, cercando ovviamente di levare meno polpa possibile. Ok, e bene così. A questo punto qui si fa lo stesso, ora sono al contrario, ma ecco, e si va a sottopelle, diciamo che si pulisce un pesce un po', più o meno la stessa cosa, dalle squame, e ci leviamo questa parte qua. Idem, così andiamo avanti per tutto il resto. L'importante è avere un coltello molto ben affilato, se no non c'è verso che entri, diciamo, sotto i tessuti senza sbranarli. Ok, allora la carne l'ho pulita, diciamo, un po' tutta. Adesso metto il mazzetto aromatico dentro il soffritto, inizio a tagliare la carne. Allora la carne la taglio così a coltello, poi facciamo una sorta di battuto al coltello. Io la taglio a pezzettini non tanto grandi, ma nemmeno proprio minuscoli, insomma pezzettini un po' così, ecco, di questa dimensione qui. Volendo si potrebbero anche battere per rompere un po' le fibre e farli venire più morbidi, ok, una volta tagliati. Allora, così piano piano si procede con tutta la carne che abbiamo. Ok, allora questo è il risultato, tutta la polpa che abbiamo pulito adesso è tagliata a pezzettini più o meno grandi, è indifferente secondo me. Si può trovare un pezzettino più grande, un pezzettino più piccolo, quindi secondo me è piacevole
in entrambi i casi. Il soffritto sta appassendo, ci vorranno ancora un quarto d'ora, 20 minuti diciamo di cottura. Questo lo copro, lo metto in frigo, quindi ci vediamo tra qualche minuto. Dunque, il soffritto ha diciamo cotto una mezz'oretta abbondante a fuoco basso. Ci ho messo anche lo spargifiamma sotto in maniera tale che non si attaccasse. Come avete visto l'ho bagnato con il vino rosso diciamo a metà. Ok, adesso è pronto per raccogliere la carne. L'unica cosa, bisogna alzare bene la fiamma, fargli riprendere per bene il calore, perché la carne ha bisogno di sentire il calore per sigillarsi, perché non diventi diciamo lessa e che rilasci piano piano tutti i suoi succhi. Io cosa faccio? Lo sposto, lo decentro dal fuoco, ok? Sposto da una parte il soffritto e nella parte in cui non c'è il soffritto né niente ci metto la polpa di cinghiale che abbiamo visto prima a tagliare. Ok, si alza al massimo e la facciamo rosolare un minutino. Dunque riepilogo perché non funzionava sta benedetta telecamera dall'alto. Ho alzato la fiamma, ho spostato di lato qui il soffritto, lasciando una parte di pentola, di padella, di pentola sì, senza niente, e dove ci ho buttato il cinghiale. Adesso li faccio riprendere calore e lo facciamo rosolare per bene. Lo sposto sul fuoco, questo qui centrale che è più grande. Li facciamo prendere bene il calore, in questo modo. Quando avrà cambiato colore, sarà diciamo tutta grigiastro biancastro, potremo reincorporare il soffritto fatto. Adesso lo ricentro sul fuoco e lo incorporo tutto con il soffritto. Il mazzetto aromatico che abbiamo fatto prima lo levo, tanto ormai ha fatto il suo gioco. Perfetto, sempre fiamma al massimo, lo facciamo andare 4-5 minuti, deve diventare tutto grigio, deve prendere proprio il calore, si deve vedere quasi la carne arrostita. Ovviamente essendo tagliato più grosso ci vuole di più del classico sugo di carne con la carne macinata, ma li differenziano veramente pochi minuti. Ok, 5 minuti dopo circa il cinghiale ha rosolato abbastanza bene. A questo punto entriamo con il sale e il pepe. Questa è una ricetta diciamo maremmana, per cui il pepe bisogna abbondare un attimo, ovviamente se piace, se non piace non ce lo mettete. C'è un profumo, io veramente mi dispiaccio per voi perché piacerebbe poterlo trasmettere. Ok, sempre fiamma al massimo, ci metto il rimanente vino diciamo che abbiamo utilizzato prima, l'ho trasferito in un bicchiere perché vediate più o meno la quantità, può essere più, può essere meno, non è assolutamente un problema. Ok, sfumiamo con il vino. Questo abbasserà un attimo la temperatura, per cui bisogna lasciare la fiamma sempre al massimo, come facciamo di solito, come diciamo sempre. Una volta che va via l'odore dell'alcol, e si sente benissimo quando va via l'odore dell'alcol, possiamo entrare con gli altri ingredienti. Per il momento lo lasciamo solo evaporare. Ok, l'odore dell'alcol è evaporato completamente. Andiamo con la salsa di pomodoro, o passata, che dir si voglia. Allora ci metto subito un pochino di sale a contatto sempre sul pomodoro, recupero un po' di acqua per pulire il bricco. Eccoci, a questo punto amalgamiamo il tutto. Il pomodoro, come vedete, sta bollendo e questo lo trasferisco qui, dove vivrà per le prossime 2 ore, diciamo 2 ore e mezzo. Appena riprende il bollore, a sobbollire, in questa maniera lo chiudo per metà, poi così lasciando diciamo una mezzaluna. E questo niente, ci rivediamo tra un paio d'ore e mezzo abbondanti. Diciamo tra un'oretta e mezzo lo assaggio per sentire di sale e di pepe, cosa mai fosse da aggiustare. Ogni tanto semmai giratelo, anche se comunque con questo sistema non attacca. Quindi ci vediamo tra un paio d'ore. Eccoci, allora sono passate 2 ore e mezzo. Il sugo ora si guarda ma ha cotto tranquillamente, si è un po' ritirato.
ma che profumo, e viene così un po' più densino. Se vi piace più pomodoroso basta aggiungere un po' di pomodoro, ma secondo me questa è la consistenza corretta. Lo assaggio così, si sente anche di sale, ma penso sia, vedete? Mamma mia, buonissimo. Prendo un pezzo più grosso che ho visto lì, ok, guardate, vabbè. In questo poi ci si fa una pappardella, bene, la fine del mondo. Fatelo e fatemi sapere come vi verrà. Alla prossima!